Nel bene e nel male, la Sicilia è l'Italia al superlativo. Abbiamo fatto pochi chilometri in quest'isola, ma ci sono bastati per scoprire che è una terra meravigliosa. I suoi colori spaziano dal turchese del mare al verde della vegetazione. I suoi piccoli borghi sembrano usciti da un film, per non parlare delle sue bontà uniche al mondo. Qui forse sono un po' di parte. E poi l'Etna, il gigante sonnecchiante che ti osserva. La citazione dell'inizio diceva però nel bene e nel male. E se il bene ci ha stregato, il male, lo ammetto, ci ha colto decisamente di sorpresa. Ragazzi, io sono sconvolta. Dalla popolare Taormina al paesaggio lunare ai piedi dell'Etna, passando per i pistacchi, pastori e sudore. Questo viaggio siciliano si fa subito rocambolesco. Che parola meravigliosa! Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo arrivati a Taormina, una delle città più belle, più famose della Sicilia, forse di tutta Italia. Siccome nel video precedente non ci siamo affatto trattenuti con il carboidrato, abbiamo mangiato qualunque cosa, oggi abbiamo deciso che saliremo a piedi. Taormina è da qualche parte là sopra, oltre le piante, sulla cima della montagna. Davanti a noi c'è il mare. Abbiamo trovato questo parcheggio segnalato sull'applicazione, come vedete lo conoscono in tanti. È un parcheggio gratuito e da qui parte proprio il sentiero per salire nella parte alta della città. Iniziata la scalata ragazzi, abbiamo ancora nella pancia un po' di schiacciata, un po' di focaccia, un po' di pane cunzato, tutta questa roba che un po' ci dà una mano e un po' invece ci appesantisce, perché comunque da zavorra in realtà. Comunque la salita è questa qua, vedete, la parte proprio bella sterrata e quindi si arriva lì, non è una grandissima distanza a dire la verità, così a vederla, però ecco, bisogna quando vedere come sarà la pendenza. esattamente anche. Certo, mentre saliamo abbiamo tutta la vista su tutta la costa da questo lato. Qui sotto si vede la ferrovia, guardate quanti binari proprio qua sotto davanti al mare. comunque abbiamo già fatto un bel pezzo, perché la nostra macchina è là sotto, Bel pezzo. Di solito quando iniziamo queste scalate siamo appena fatti la doccia, per fortuna oggi non è il caso e quindi andiamo a cuor leggero. Viene quasi voglia di farsi il bagno oggi, guarda là sotto. Che colore! Quando viene fuori un po' di sole il colore cambia tantissimo e quindi viene veramente voglia di buttarsi. Però non potremmo perché dobbiamo aspettare almeno altre 4-5 ore visto dopo quello che abbiamo mangiato. Get up and run, stop it right before it had begun. Dopo una salita di una ventina di minuti circa siamo arrivati all'entrata nella parte più alta della città. Taormina è una delle città più turistiche di tutta Italia, vengono persone da tutto il mondo, infatti si sente già nell'aria un po' di accenti diversi, un po' di inglese, un po' di francese, tedesco, russo, abbiamo sentito un po' di lingue diverse. Andiamo a vedere se vale davvero la pena visitare questa città. Prima di iniziare a girare per Taormina, due cose veloci da sapere. Siamo in Sicilia, sulla costa orientale, tra Messina e Catania. Qui vivono poco meno di 11.000 persone, ma nei mesi estivi sembrano il doppio o forse il triplo. È una città antica con radici greche e romane, arroccata su una collina vista mare. Insomma, lo scenario è da film. Ma occhio, Taormina non è più un segreto da un bel po' e il turismo qui è diventato parte del paesaggio, nel bene e nel male. Attenzione, questa è la preparazione del croccante al pistacchio. Essendo un luogo molto turistico, anche i prezzi sono veramente salati, i più salati che abbiamo visto da quando siamo partiti in questo viaggio italiano. Per esempio, in una pizzeria qui nel centro, per sedersi alla pizzeria e prendere una margherita bisogna spendere almeno 10 euro per la pizza più 3 di coperto, quindi questa è la base di partenza di qualsiasi posto dove si mangia. Mi piace come esempio hai usato la pizza. Chiaramente la pizza margherita, ovviamente. Non solo quello, chiaramente anche qualche souvenir stiamo dando un'occhiata. Per esempio qua ci sono i calzini che partono chiaramente da un paio 8 euro. Allora, questi sono i calzini che rappresentano di più lo stereotipo, secondo me, sì, italiano. sì, cioè, proprio c'è tutto: c'è il padrino, beh, la dolce vita, i limoni e ovviamente lei! pizza. In pratica manca solo il mandolino all'appello.
Questa è la piazza più famosa di Taormina, ragazzi. Ci sentiamo praticamente due poveracci qua perché sono tutti in giacche, cravatte, camicie e così, e noi C'è invece anche un matrimonio. siamo sempre noi. Siamo sempre noi. C'è anche il matrimonio lì dietro e quindi adesso sono tutti qui ad aspettare, credo, o forse no. La forse sposa, no. non si sa, guardano tutti di là, invece noi adesso andiamo a guardare dall'altro lato. Se troviamo uno spazietto. Bella trugna qua la No, situazione non lo dove troviamo. infilarsi. Andiamo oltre da questo lato. Ci sono le signore. Ecco, spostiamo un attimo. Questo, ecco. Questa è la vista, ragazzi, sull'Etna che è qua in fondo, addirittura sulla cima si vede, si intravede finalmente, perché si sono aperte finalmente le nuvole, si intravede anche la neve. Ecco un Paolo abbastanza provato da questa situazione. Diciamo che non è esattamente il nostro posto ideale questo, non tanto per la città in sé, che devo dire è molto bella paesaggisticamente, soprattutto per la vista, direi è l'unica cosa che vale veramente tantissimo, però ragazzi c'è un po', sembra di essere quasi dentro uno stereotipo dell'Italia. Non fatto tanto per gli italiani quanto per gli stranieri, no? Tutti sti limoni dappertutto, tutto veramente queste grandi marche, cioè sembra tutto non tanto per noi ma per mostrare questa immagine stereotipata dell'Italia. Il museo della pasta, location molto bella, è il museo della pasta. I cartelli in inglese e albano in sottofondo. In mezzo ai molti negozi di souvenir però compaiono anche quelli che vendono le ceramiche siciliane tipiche. Queste sono le teste di moro che sono tutte colorate e dipinte e sono utilizzate ancora oggi come vasi. Vi faccio un test, ragazzi. Secondo voi dove è entrato Paolo? Negozio di scarpe, negozio con il cannolo, negozio di occhiali o negozio con souvenir? Era facile, troppo facile. Interessante, fanno tipo i calzoni ripieni di cipolle. A grandi richieste, Ma di chi? addirittura contro la mia volotà, perché io non l'avrei fatto assolutamente, certo. Canterò la canzone del momento Angela, quindi se non la volete sentire abbassate il volume. È arrivato il momento Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento Angela, quante cose ci racconterà. È presa un pochino alta o è una mia impressione? Sì, è cominciato un po' troppo alto come tono. Sì. Volevo parlare un po' della storia di Taormina, perché non abbiamo parlato più del suo centro storico, tutti questi negozi di souvenir, ma andiamo un po' indietro nel tempo, perché Taormina ha una storia molto molto antica. Pensate che è stata fondata dai greci nel IV secolo avanti Cristo. A insediarsi qui furono molto probabilmente i coloni che provenivano da Naxos. Giardini di Naxos oggi è una cittadina qui vicino, a pochi chilometri da Taormina, e è anche stato il primo insediamento greco in Sicilia. Si trasferirono qui e le diedero il nome Taurimenion, perché questo è il monte Tauro, quindi prende il nome proprio dal monte su cui è stata costruita. Durante il periodo dei greci, ma anche poi dell'impero romano, la città prosperò moltissimo, soprattutto per la sua posizione strategica. Qui dall'alto si poteva controllare molto bene tutto il territorio e divenne anche un importante centro culturale. Dopo l'impero romano poi arrivarono i bizantini, gli arabi, i normanni, e ognuno lasciò traccia del suo passaggio, influenzando molto l'architettura della città. A partire dall'Ottocento poi Taormina divenne un centro molto rinomato, soprattutto tra artisti e nobili che venivano qui sia per il paesaggio e per la vista, ma anche proprio per la città in sé. È poi diventata quello che vediamo oggi, quindi un centro turistico che attira persone da tutto il mondo. Questo è un bagno di realtà. Questa è la vera realtà. Quando non mangiamo pizze, pizzettine, pizzettozze schiacciate,
pani cunzati, noi mangiamo insalate. Solo così possiamo permetterci di mangiare tutte quelle cose porcose. Pensione, che cartello un po' anni 90 che c'è su questa strada, su questa, anzi, pensione. Noi ragazzi stiamo andando da Taormina. La pensione! La pensione! Ma guarda, pollo allo spiedo con patate fresche e parmigiana. Vabbè, andiamo che sono solo le 9 di mattina, un po' troppo presto, abbiamo appena bevuto il caffè, quindi proseguiamo. Stiamo lasciando appunto Taormina, dove abbiamo passato la notte. C'è stato un attimo in cui Paolo russava come un trattore e fuori c'erano delle macchine di dei ragazzi con la musica a palla, quindi è stato un momento un po' psichedelico, direi. Comunque, per me oggi abbiamo bisogno di una doccia. sì, punto. questo sicuramente. E poi vedremo un sacco di robe assurde anche oggi, tutto in programma. Fighissimo. Siamo arrivati ragazzi alle gole dell'Alcantara. Stavolta ce lo diciamo da soli, abbiamo sbagliato accento, continua la maledizione dell'accento errato. Queste non si chiamano gole dell'Alcantara, ma Alcantara con l'accento sulla seconda A. La parola deriva dall'arabo e significa ponte ad arco. Allora, ci sono due diversi ingressi per queste gole. Questo ingresso, che è quello dove ci troviamo ora, è quello che ti permette di andarci con un ascensore e c'è tutto un percorso da fare e costa all'incirca 10 euro a persona. Ma attenzione, perché c'è un altro ingresso che è invece l'ingresso comunale alle gole. Invece dell'ascensore ci sono delle scale da fare e costa invece 2 euro a persona. Quindi adesso stiamo andando all'ingresso comunale. Abbiamo lasciato il cubetto lì dietro parcheggiato e facciamo un pezzettino di strada principale per andare appunto all'ingresso. Questa capannina proprio sulla strada principale è il punto dove si comprano i biglietti per entrare poi alla scala comunale alle gole. La signora aveva tanto di quel profumo che proprio mi è venuta addirittura l'allergia. Mi sono venuti 2 starnuti per la signora. Andiamo all'ingresso dove ci sono i tornelli, ma è sempre bello vedere tutti questi cartelli con cibo, panini, patatine, addirittura salsiccia, hamburger, carne di cavallo, addirittura. Cioè, comunque si pensa sempre al cibo a un certo punto, perché è bello il mondo, ma... Ecco, vai! Ah no, non si è aperto. non va. Com'è che non va? Aspetta. Ah, è andata. Prego. No, bello, io vado lì tipo uomo di Neanderthal. E arriva Angela. Siamo già a metà scalinata, anche se siamo appena entrati. Praticamente si vedono già lì in fondo, si vede il colore dell'acqua che è sul verdognolo. Ci hanno detto di stare attenti perché comunque ha piovuto in questi giorni, quindi c'è poco spazio, c'è poca spiaggia e non ci si può addentrare troppo all'interno del fiume. E dopo la pubblicità dei panini con la salsiccia e con la carne di cavallo c'è anche questa pubblicità dei frati cappuccini che ci dicono di visitare questo antico convento del 1570 e venite e non vi pentirete. Parola di frate, quindi se vogliamo. Siamo arrivati al fiume, questo è l'ascensore, quindi l'altro ingresso ti permette di arrivare solo lì in fondo, che in questa stagione non è proprio il massimo, dato che non si può camminare nel fiume o lungo la riva, ma attenzione perché il posto dove siamo noi è questo qui, proprio all'entrata delle gole. Queste gole che si sono formate per una colata lavica che è avvenuta 300.000 anni fa. Il fiume ha raffreddato questa parte e si è creata questa roccia, vedete, tutta a strati. La lava raffreddando si è creato queste colonne. Di fronte abbiamo proprio queste colonne di basalto a sezione pentagonale o esagonale e in certi casi sono completamente orizzontali, come in quella zona dove sembrano addirittura delle cataste di legno, e invece in questa zona invece sono completamente verticali, scendono giù verticalmente. La lava quindi bollente, caldissima, è scesa verso l'Alcantara, verso questo fiume, e poi ha creato questo canyon che abbiamo di fronte. L'acqua in questo momento vedete ha un colore marrognolo, verdognolo, ma in realtà dovrebbe essere, soprattutto durante l'estate, super limpida e azzurra. E ora siamo al test della temperatura, dicono che sia veramente congelata. Madonna.
Ma come è possibile? Non posso dire che non abbiano ragione. Dicono, pensate che in estate la temperatura sia di 8-10 gradi dell'acqua. D'estate, Cioè, immagina adesso. Dopo essere stati al fiume ci siamo andati a bere un caffè e il signore del bar ci ha dato una dritta, ci ha detto: ragazzi, andate assolutamente lì perché già si vede alle mie spalle c'è una cosa, una vera chicca che pochi conoscono. In tutta la zona hanno messo questi cartelli che ti dicono dove andare a vedere le scene dove è stato girato Il Padrino, che è stato girato un po' in tutta questa zona. Eravamo già stati a Forza d'Agro, dove abbiamo visto proprio la chiesa. Qui invece è stata girata un'altra scena che è fondamentale per il film. Michele Corleone. Al di là del film, ragazzi, comunque noi siamo venuti perché abbiamo visto anche la vista che c'era su questo paesino. Abbiamo trovato questo posticino un po' in boscage, ma non troppo, ecco, e l'abbiamo scelto come nostra doccia di oggi, quindi Paolo sta già procedendo. Praticamente la macchina ci fa da riparo, non si vede niente dall'altro lato perché siamo sotto una pianta. Ecco qua, dietro c'è un'altra macchina parcheggiata, speriamo che non arrivi il proprietario proprio adesso. Bello che durante l'azione qua poi arrivano tutti I gruppi. Stanno passando proprio qua dietro. Il bello è che Paolo si è lavato, nessun problema, non è Nessun passato problema. nessuno. Inizio io, ragazzi. E Ecco, arrivano tutti. 20 persone, sono tutti americani comunque, quindi Devono guardare tutti di qua. tutti, guarda. Sì. Vabbè, dai, ci sta, sono gli inconvenienti che ci piacciono. Sta passando anche un gregge, in effetti. Si stava lavando la testa. Cioè Paolo non è continuiamo. passato nessuno. Nessuno. A È me perché tu stanno sei passando lenta. pure le pecore. Cioè. Guarda le pecore. Ragazzi, io sono sconvolta. Cioè, No, non incredibile. credo di aver mai visto certe scene. No, questa è veramente inedita. Cioè, una roba così, non lo so. Allora, noi stavamo cercando di fare la doccia, ecco, diciamo. Stavo cercando di sciacquarmi i capelli e c'era sto gregge di pecore. Arriva una macchina, si ferma una signora, una turista, era straniera, scende e va nella stradina qui di fronte, Proprio lì. A fare la foto al gregge. alle pecore che stavano salendo, fa un paio di foto. A un certo punto da là torna indietro il pastore con un bastone in mano e inizia a urlarle qualcosa in siciliano. Questo non capiva niente, ovviamente. È corsa in macchina, lui col bastone dietro così, e gli diceva: a chi hai fatto le foto? A chi hai fatto le foto? Così, no? Lei ha aperto e ha detto: no, le cancelli. In inglese diceva: delete. No, ma il fatto è Lui che gli ha aperto la portiera ha della aperto la macchina col portiera. bastone in mano, gli faceva così. E questi sono rimasti sconvolti. Sono rimasta sconvolta io che ero qua. No, Immagino loro che non aggressività capivano pazzesca. niente. Con un'aggressività assurda. Sì. Tra l'altro il signore non Cioè, è parlava andato- neanche italiano, parlava solo siciliano. Parlava in siciliano con questa signora che era straniera, quindi non capiva assolutamente niente. Ma no, È stata no. una scena, cioè una roba mai vista. Una roba del genere veramente non l'abbiamo mai vista. Stavamo pensando, ma poi abbiamo messo via la camera, abbiamo nascosto perché Abbiamo fatto evidentemente il video, Paolo, si aveva fatto. scopriva che avevamo anche noi una camera, cioè Non lo so, ragazzi, cioè noi siamo stati in tanti paesi, devo dire la verità. In Turchia non so quante volte abbiamo visto i greggi, quei pastori, fatto foto, ci hanno offerto il tè, e qua invece ti prendono a bastonate se fai una foto. Ma stiamo scherzando? Ma cos'è sta roba? no, ma comunque era al limite della denuncia, anzi senza il limite, Senza era il da limite, denuncia perché sì. ha aperto la portiera. Avevano già minacciosa. chiuso la portiera, stavano andando via, è arrivato lui e gli ha aperto la portiera. Sì, col bastone in mano, che gli faceva così col bastone. E poi sono scappati perché alla fine Esatto. hanno preso. Se ne sono andati, ma poi, cioè, voglio dire, questa signora adesso andrà a casa e dirà: com'è l'Italia? Pericolosissima, la gente ti insegue coi bastoni perché fa le foto alle pecore. Cioè, ma come stiamo messi? Tornando alla questione doccia, ragazzi, in un modo o nell'altro siamo sopravvissuti. È proprio il caso di dirlo e ce l'abbiamo fatta. Comunque, cioè, sinceramente queste cose sono quei piccoli dettagli che non sono dettagli, anzi, sì, che poi ti fanno veramente passare ogni poesia, ogni... esatto. Vabbè. Purtroppo non è la prima volta che
vediamo, sappiamo di cose del genere che succedono, anzi questo qui è un piccolo episodio, ma ti dice molto comunque ma in credo- generale anche. Sì, credo che se fosse successo anche a me, cioè mi sarebbe venuto un colpo, sinceramente, uno che mi insegue con un Ma stai bastone. scherzando, una cosa ti succede una cosa del genere, te ne vai e non metterai mai più piede in quel paese. Esattamente, esattamente. Comunque torniamo alla doccia, che era la questione, in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Sì ragazzi, lo so cosa direte, non vi conviene comprare un telo blu? Sì, ci conviene e lo faremo sicuramente, quindi quello sicuramente, ma intanto davanti abbiamo, eccolo là sullo sfondo, si vede l'Etna, perché siamo proprio ai suoi piedi in questo momento, siamo a Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia, che poi voglio dire, siamo nelle zone dove hanno girato Il Padrino, quindi è un attimo che uno un po' comunque si suggestiona, cioè È vero. voglio dire. Quindi cose che abbiamo imparato oggi: 1. Non dare mai retta a Paolo quando dice di aver trovato il posto perfetto per fare la doccia. 2. Perfetto. Non era perfetto, cioè sembrava facevo su un'autostrada, probabilmente c'era meno passaggio. 2. Mai fare le foto alle pecore, si sa mai. Ci siamo purtroppo persi l'importantissima festa della Madonna della Catena, che tra l'altro non pensavo neanche che esistesse, ed è finita da poco. Infatti sono ancora tutte le luminarie qui di fronte e c'è questa installazione, questo scivolo che ha permesso ai festeggianti di portare fuori l'enorme statua in marmo della Madonna all'interno di questa chiesa. Questa chiesa è stata costruita nel 1600 proprio per ospitare la statua della Madonna, che secondo la tradizione locale si mise a sudare, quindi iniziò una fortissima devozione verso la Madonna, che fece anche dei miracoli, perché si dice che nel 1800 salvò il paesino dall'eruzione dell'Etna, che è proprio qui dietro. Infatti dalla basilica, nella parte alta della basilica, si ha una vista spettacolare proprio sul vulcano che è là dietro. In questo momento si vede proprio che sta fumando, esce fumo dalla cima. Un po' come a Reggio Calabria, qui la vita inizia con calma la mattina, verso le 9 aprono i negozi, 9, 9 e mezza, poi chiudono all'1 e riaprono alle 5 o alle 4 e mezza circa. E qui la stessa cosa, comunque nel paesino si nota ancora di più perché sono poche le attività e praticamente dall'1 alle 5 è tipo un paesino deserto, un paesino fantasma. Non c'è nessuno, c'è un silenzio, tutto chiuso. Qua dietro c'è anche una torre normanna e di fronte a noi, ragazzi, una chiesa che credo che se l'avessero avuta una così in Australia non so cosa ci avrebbero costruito attorno, e invece qua siamo in una strada secondaria del paese ed è qui nascosta con queste due statue ai lati e le colonne. Abbiamo lasciato il paesino, che era un concentrato di bellezze artistiche in davvero pochissimi chilometri, e ci stiamo spostando adesso sempre più vicini all'Etna. Infatti si intravede dopo le piante, dietro le piante lo vedi là in fondo che sbuffa, e ci stiamo avvicinando sempre di più perché abbiamo intenzione di dormire lì proprio vicino ai piedi dell'Etna questa notte. Stiamo inaugurando il nostro secchiello, quello che si può chiudere e aprire, quindi l'abbiamo aperto e siamo arrivati alla prima fontanella che abbiamo trovato, tra l'altro con vista, perché lì dietro c'è l'Etna innevato proprio là che ci guarda, e quindi noi ci facciamo il primo bucato ufficiale con vista. L'unico vero problema è che l'acqua della fontanella è ghiacciata. Cubino lavanderino, tutto attaccato, tutto da asciugare, poca roba alla fine, perché comunque è meglio così, meglio farla più spesso, approfittando di tutte le fontanelle italiane,
anziché tenersi lì i sacconi e poi dover fare tutto insieme e non saper più dove mettere la roba. In questo caso praticamente non abbiamo neanche occupato tutte le cordicine che ci siamo messi lì, quindi perfetto così. Adesso allora, non credo che asciugheranno, quindi aspettiamo anche domani, perché non è che faccia tantissimo caldo, ci sono ventina di gradi sempre, ma l'aria è bella fresca, quindi secondo me ragazzi questo abbiamo azzeccato proprio il periodo perfetto per venire qui. Siamo appena arrivati a Bronte ragazzi, questa è la piazza del paesino e la prima cosa che abbiamo fatto è stata fiondarsi all'interno di un bar. Questo è, come sapete, Bronte è famosissima in tutto il mondo per i suoi pistacchi, il pistacchio di Bronte. E quindi abbiamo preso l'arancino al pistacchio, nel primo bar che c'era qua nella piazza. Oddio, è ripieno di pistacchi. Tutto ripieno, tutto verde. Io non me guarda. l'aspettavo. Ecco, adesso facciamo l'assaggione. Ci sono anche dei pezzi, proprio i pezzi di pistacchio, un po' più sì. scuri. Che profumo che fa. Oddio, è buono? Ma è dolce o salato? Viene questa domanda. È salato? Non è salato, è leggermente dolce, ma è il sapore del pistacchio che viene fuori. Oddio, sembra buonissimo, ma è tipo un pesto pistacchioso. No, senza sembra, Angra. Lo è. Senza sembra, una crema di pistacchio salata. Noi magari siamo più abituati alla crema di pistacchio dolce. Questa è salata, anche se rimane un po' quel dolce del pistacchio. Ma qui in questa zona si chiamerà arancino o arancina? Allora, se è Messina è arancino, altrimenti credo che si dica arancina. Però questo è un grande dilemma. Comunque è buono. Enorme dilemma. Qualunque sia il nome. Buonissimo è buono. ragazzi, buonissimo. Il pistacchio ha reso celebre questa cittadina, Bronte appunto, è anche un'importante fonte di reddito per i cittadini, che infatti lo chiamano l'oro verde. Pensate che ci sono più di 5.000 coltivatori e produttori appunto di pistacchio e il 60% dei pistacchi vengono esportati all'estero, mentre solo il 40% viene utilizzato per prodotti locali, quindi fatti sia proprio qui nella zona che in Italia in generale. Non so cosa ci stessimo aspettando da Bronte, ma visto che lo sentiamo da tutta la vita, no, Bronte, il pistacchio di Bronte, allora ci aspettavamo che anche il paesino fosse anche molto più turistico e tutto molto più improntato più pistacchioso, sul pistacchio. Invece ci sono un po' di gastronomie, un po' di bar, pasticcerie che hanno tutti i prodotti a base appunto di pistacchio. Pistacchio ragazzi chiaramente qua è importantissimo, e per essere DOP, il pistacchio di Bronte, quindi per ricevere il nome prestigioso pistacchio di Bronte, deve essere coltivato tra i 400 e i 900 metri, e non è soltanto il comune di Bronte quello che coltiva appunto il pistacchio, ma 2 o 3 comuni proprio qui nella zona. Che pendenza ragazzi, questa è una gran bella pendenza. Non avevamo ancora visto niente, continua la salita ripidissima, ragazzi, mi si sono tappate anche le orecchie adesso. Peggio dell'altra questa. Che strada, tutto attorno c'è proprio la colata lavica, si vede benissimo da questo lato, vedete tutta la lava, qui stanno ricrescendo sopra le piante e i fiori, e stiamo continuando noi a salire sempre più vicini all'Etna, appunto siamo tutto nella zona circostante adesso, e tra poco entriamo direttamente nel parco proprio dell'Etna. L'asfalto ha lasciato lo spazio adesso a questo sentiero fatto di pietre laviche. Che paesaggio lunare, è incredibile, guarda che roba qua attorno. Stiamo andando verso il piano dei grilli, si chiama così, e questa parte appunto è fatta con la pietra lavica, che è la stessa pietra che però abbiamo visto anche nel centro, perché era proprio di questo colore, molto scura, quindi immagino che abbiano fatto anche il centro di Bronte con la stessa pietra. Questo è il parcheggio che abbiamo trovato ragazzi, e siamo quindi arrivati. Fa un freddo
veramente fresca, ci siamo messi entrambi la felpa ed eccolo davanti a noi il piano dei grilli, questa piana che è proprio di fronte al vulcano ed è chiamata piano dei grilli proprio perché qui c'è una varietà incredibile di insetti e poi ci sono ovviamente un sacco di grilli. Si è fatta ora di cena ragazzi, adesso ci prepariamo qualcosina, poi andiamo a dormire. Cubetto stasera starà con questa vista qui che probabilmente è la più bella da quando siamo partiti. Per fortuna succede oggi, anche perché dopo l'episodio un po' così che abbiamo visto oggi, insomma ci voleva un luogo come questo che un pochino ti rimette in pace con il luogo in cui ti trovi. Stasera sarà molto fresca, quindi prepariamo forse anche una seconda copertona, forse sì, ci vuole mi sa che stasera serve. Speriamo anche di riuscire a vedere la lava incandescente, dovremmo riuscirci da qui. col buio. Forse, vediamo, sarebbe la prima volta che la vediamo così e sarà davvero incredibile, vediamo se riusciamo a farla. Noi però ragazzi da qui vi salutiamo, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video siciliano. Alla prossima ragazzi, ciao!